Ciao a tutti, questa è Povera Cucina e oggi facciamo le piadine. Avete presente quando vi avanzano cose a caso dal frigo e non sapete cosa farne? Mettete tutto dentro una piadina. L'impasto è abbastanza semplice. Versiamo la farina, mettete il lievito sbriciolato. Se non vi piace lo strutto potete usare l'olio, però in quel caso le dosi sono leggermente diverse e comunque anche la consistenza è abbastanza diversa. Con lo strutto ho notato che l'impasto è, una volta cotto, è un po' più morbido e anche una volta riscaldata la piadina rimane un po' più morbida e leggermente croccante sopra. Invece con l'impasto con l'olio rimane molto più croccante. È buona comunque, però io preferisco lo strutto. Se invece volete un'alternativa vegetariana andate pure con l'olio. E ora possiamo iniziare a impastare. Filino d'acqua. Ok, una volta che avrei iniziato a impastare potete aggiungere il sale. Quando l'impasto si sarà quasi del tutto staccato dalle pareti potete usare il gancio. Ok, fate girare per 10 minuti a velocità 1. Ok, sono passati 10 minuti, potete spegnere. Ok, ora che è stato lavorato, lo reimpastate un po', date una forma un po' più sferica, così. Lo coprite con la pellicola e adesso lo facciamo riposare per un'oretta. In questo modo lieviterà e poi potremo fare le palline per le piadine. Quindi ci vediamo fra un po'. Ciao. Sono passate all'incirca 2 ore. Come vedete l'impasto è raddoppiato. Comunque non preoccupatevi del tempo, basta che raddoppi l'impasto e va bene, anche perché adesso andremo comunque a farle lievitare di nuovo. Mettete un po' di farina sotto. Questo, se ve lo state chiedendo, è un telo in silicone che utilizzo se non ho voglia di sporcare il tavolo o comunque se non ho un tavolo per lavorare a disposizione. Rimane bello fissato al tavolo, ha questo diametro qua, quindi potete regolarvi se stendete ad esempio le piadine, perfetto, perché potete farle tutte uguali. E poi, essendo in silicone, potete anche metterlo in forno e non si scioglie. Se avete problemi di spazio oppure non avete un tavolo su cui lavorare, ve lo consiglio, anche perché si pulisce al volo, si arrotola, lo potete mettere dove volete. Quindi ora mettete un bel po' di farina, staccate l'impasto e ora lo pesiamo perché andiamo a dividerlo. Ora, questa ricetta è per 8 porzioni, però se preferite le piadine un pochettino più spesse lo potete dividere in 6, però io le preferisco un po' più sottili, quindi lo divido in 8. Ora che avete diviso più o meno l'impasto in parti uguali, iniziamo a fare le palline. Le prendete così e ve le rigirate in mano, piano piano, e le andate a chiudere sotto, così. Opla. Tanto poi lievitando loro riprendono bene la forma, quindi non preoccupatevi. Ovviamente guardate che ci sia farina sotto. Le distanziate una dall'altra. Adesso come le facciamo riposare? Per mezz'oretta, un'oretta, dipende. L'impasto si ridistende e comunque potrebbe anche continuare a lievitare. Quindi è meglio se le distanziate un pochettino. Prendete la pellicola di prima, la coprite, così non si forma la crosticina. Coprite con un panno e aspettiamo un'altra mezz'oretta che riposi l'impasto. E poi vi faccio vedere come stenderle e come cucinarle. Quindi a fra poco. Ok, è passata mezz'oretta, 3/4 d'ora. Andiamo a vedere le nostre palline. Come vedete hanno lievitato ancora. Sono belle soffici e ora le andiamo a stendere. Ne spiaccichiamo un po', così. Fariniamo. Gli diamo una piccola stesura col mattarello. Così. Ok, devono essere più o meno di 27,5, 30 cm, quindi continuate a stendere. Se volete potete continuare col mattarello, però io lo faccio con la mano perché riesco a distribuirle meglio. Farina. Ok, fate scaldare una padella grande e piatta, la più grande che avete, la più piatta che avete, e possiamo iniziare a cucinarle. Controllate che sia bella calda, sta sfrigolando l'acqua, quindi possiamo metterci la piadina.
Ok, la padella non deve essere troppo rovente né troppo fredda. Comunque ve ne accorgerete dalla velocità con cui si formano le bolle sopra l'impasto. Ok, quando l'impasto è più o meno di questo colore sotto, potete girarlo. Adesso lei si gonfierà di più. Controllatelo ogni tanto sempre. Ok, questo è pronto. Ora la prima verrà sempre un po' così così, però dalla seconda in poi verranno perfette. Ok, quando iniziano a formarsi queste bolle così girate. Perfetto. Fate cucinare un altro pochettino sotto. Opla, e ci siamo. Ovviamente più calore gli date, più si formano in fretta le bolle. E opla. Finito. Perfetto. Ora queste potete farle raffreddare e volendo potete anche congelarle. L'importante è che le incelofanate bene e poi per scongelarle ci mettono davvero 5 minuti penso, sono talmente sottili che si scongelano al volo. Ora per l'assaggio aspettiamo un po' perché sono le 4 del pomeriggio e sinceramente non ne voglio mangiarmi una piadina adesso. Quindi ci vediamo dopo per l'ora di cena. Ciao. Cucinare la piadina è un procedimento estremamente complicato. Ecco, io ho qua un po' di dolce sardo, ce lo spalmo sopra. Ovviamente voi potete metterci assolutamente quello che vi pare. Letteralmente qualunque cosa ci sta bene su una piadina. Ci metto un po' di straccetti di carne di cavallo che ho scottato con del prezzemolo e dell'aglio. Ora chiudete a metà finché è ancora morbida e la fate cucinare finché volete. Dipende da quanto la volete croccante. Quanto la vuoi croccante? Bella croccante. Ok, direi che è pronto. Vieni. E vabbè. Beh, secondo me è la piadina migliore che abbiamo fatto. Merito della carne di cavallo. Beh, noi ce ne facciamo un'altra, forse 2. Quindi ci vediamo al prossimo video. Basta, ciao. Ciao.